interrompiamo la trasmissione del canale Valli Regno di Casa per un'edizione straordinaria. Le agenzie riportano una notizia incredibile. La pasta in pentola a pressione si può fare! E allora iniziamo! Inizio il video con un grande grazie a Sissi e Loredana, perché sono state loro a chiedermi: ma la pasta in pentola a pressione si può fare? E la mia testa diceva: ma che schifezza, ma verrà tutto un collone unico, una cosa brutta. Però quando voi mi chiedete di provare se si possono fare certe cose, io non resisto, devo sperimentare. E allora ho sperimentato e il risultato adesso vedrete che meraviglia. Lo so che notate qualcosa di diverso. Sono passata a livello superiore. Vi presento la Aigostar 1000. No vabbè, che vi devo dire? Lo so che sono una maniaca degli elettrodomestici, ma non potevo resistere. Vi do due indicazioni al volo. Intanto, se voi solo la prendete così, è bella, pesante, corposa, e già questo mi dà un senso di sicurezza che il prodotto sia di qualità. Poi, cosa che secondo me è spettacolare, guardate un po', cestello antiaderente, fondamentale soprattutto se fate risotti, perché con quello in acciaio può capitare che un pochino potrebbe attaccarsi se sbagliate la quantità d'acqua, invece con questo andate sul sicuro. Poi, altra cosa, è di semplice utilizzo, quindi non ha 8800 tasti, uova, pesce, quello e quell'altro. Sì, anche lei ha dei programmi preimpostati, che ne so, tipo fagioli, zuppa, per capirci, ma ha un tasto che io amo, che è questo, che è DIY. Cosa vorrà dire? Fai da te! Quindi con questo tasto io posso decidere il livello di pressione, quindi basso, medio, alto, e il tempo di cottura. Quindi voi mi conoscete che tanto decido sempre io, alla fine userò sempre quello. Vi darò sempre riferimenti quando cucineremo insieme, non preoccupatevi. Anche lei ha il tasto cottura lenta e, come tutte queste meravigliose pentole, quando finisce il programma lei tiene in caldo, quindi non avete problemi che si bruci la roba, che vi dimenticate, si spegne e vi lascia belle tranquille. Beh, voi lo sapete, a me piace la prova pratica, quindi vi farò vedere come viene bene la pasta con questa pentola. E se vi piace la pentola, io oggi vi faccio un bel regalino. In descrizione trovate uno sconto tutto per voi per poter acquistare questa e un'altra serie di pentole a pressione della Aigostar. Andate a vedere. Adesso cuciniamo! Preparazione semplicissima. Prendete dell'olio extravergine di oliva che andate a mettere sul fondo. Vabbè, io ho sempre un po' manina pesante, un po' di olio extravergine sul fondo. Poi ho uno spicchio d'aglio che vado a schiacciare per metterlo direttamente in camicia, e utilizziamo il tasto sauté che sarebbe scottare e saltare. Vado a cliccare qui, in questo caso diminuisco il tempo perché insomma non devo rosolare l'aglio per 20 minuti, direi che è un po' tanto, quindi abbasso il tempo fino ad arrivare, sì dai, un minutino. La bellezza di lei è che fa da sola, quindi non devo avviare, spegnere eccetera. Ecco qua, è già partita e mi sta già iniziando a saltare questo olio con questo bel profumino. Passato il tempo, abbiamo fatto, vedete, mi sta avvisando che il minuto è passato, abbiamo fatto imbiondire l'aglio e quindi dato un po' di sapore a quest'olio. Annullo la funzione, qua c'è il tasto cancel. Ok, a questo punto cosa facciamo? Questi sono 250 grammi di penne Barilla, caduto tutto, Barilla, perché io vi do le indicazioni precise con questo tipo di prodotto. Chiaramente un tipo di pasta diversa potrebbe variare un po' la cottura, quindi abbiamo detto via dentro. Cosa faccio? Per evitare che si attacchino in cottura, giro in modo che l'olio vada su tutte le penne. Poi
aggiungiamo 220 ml di acqua, pizzichino di sale, in questo caso vi dico pizzichino veramente piccolo perché il condimento di pesce che andremo a mettere è già saporito di suo. E qui cosa usiamo? Condiscoglio al pomodoro Arby, sia perché è buonissimo e sia perché dai un po' di campanilismo. Sono 12 anni che sto in Toscana, questo si fa in Toscana e ci sta. La bellezza cos'è? Che noi andiamo a metterlo così, senza preoccuparci di niente, surgelato così com'è, senza stare a rosolare prima a fare. Non dobbiamo assolutamente pensare a nulla. Quindi, guarda. Ah, che bello. E via. Adesso, giratina, in modo che le penne che abbiano acqua un po' tutte, no? Che siano coperte con questo condimento che rimane sopra in questo modo. E poi, che meraviglia, si chiude la pentola. Attenzione, in tutte le pentole a pressione e soprattutto anche in questa nostra Mila EcoStar, la valvola, che è questa, va sempre tenuta in posizione seal, quindi chiusa, altrimenti esce tutto il vapore, non cuoce niente e diventa un disastro, si attacca. Lo sapete, ve l'ho spiegato anche con il risotto. Quindi assolutamente valvola chiusa. E adesso i tempi. E adesso utilizzo la funzione che tanto mi vedrete utilizzare sempre. Funzione fai da te. Cosa faccio quindi? Schiaccio questo pulsante qui, metto la pressione su alta, perché per la pasta ci vuole pressione alta, e modifico il tempo perché il tempo mi bastano solo, pensate un po', per fare una pasta meravigliosa, 5 minuti. Aspettate che torno indietro. 7, 6, 5. Basta. Non devo fare altro perché lei parte da sola. Quando, esatto, voi vedete che praticamente questo indicatore qua rosso gira, vuol dire che la macchina ha già iniziato a lavorare. E allora 5 minuti e vediamo il risultato. Vedete, ora ha smesso e la pentola è entrata in pressione, quindi è impossibile aprirla. Chiaramente non forzatela per aprirla perché è pericoloso, non si fa, bisogna aspettare il termine della cottura. Se vi rendete conto che non so, 5 minuti sono troppi, siete sempre in tempo per schiacciare il tasto cancel che vi permetterà poi di far sfiatare e quindi vedere prima cosa sta succedendo all'interno della pentola. Eccomi, ha suonato, ha finito, quindi ha terminato, in automatico va in tenere in caldo e oltretutto ha la funzione che se voi la dimenticate e la lasciate in caldo, lei piano piano fa sfiattare delicatamente il vapore, ma noi abbiamo fame, giusto? Vogliamo vedere il risultato, quindi io faccio cancella e apro la valvola che è questa, sempre attenzione mi raccomando quando toccate la valvola perché esce vapore bollente. E aspettiamo che sfiata. Ha terminato di sfiatare, quindi io posso girare il manico e vedere il risultato così subito. Non ci imbroglio, non ci inganno. No, vabbè. Una goduria, una goduria. Che profumino. Allora, io penso che voi possiate vedere sto sughettino che indica che la pasta viene come se fosse mantecata. È buonissima. La facciamo veramente in un attimo. Non dimentichiamoci questa piccola cosa, non stiamo a sprecare il gas che aiuta, adesso non si può toccare, perché non stiamo prima a spadellare il preparato e poi la pasta mescolata e poi ributtata nel preparato, no, tutto qua dentro, 5 minuti e via che è fatto. Beh, adesso la mettiamo in un bel piattino. Che niente dobbiamo dire. È buonissimo.
È buonissima, non abbiamo sporcato 1000 cose. Oh, felicissima. Felicissima, e tu sei bella, bella, bella. Mua! A questo punto dovete provare anche voi la pasta in pentola a pressione. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta e se volete vedere delle ricette in particolare, perché io adoro sperimentare, provare. E poi adesso che ho questa grande alleata, olè! Vi ricordo, come vi ho detto prima, se volete acquistarla trovate il codice sconto e il link in descrizione nel video. Per oggi è tutto, ma solo per oggi. Ciao cavalli!